Eccolo qua, il Diavolo Pro 2 è arrivato, un fornetto tutto nero alla Batman, ma piccolo spoiler, sì, è probabilmente il fornetto a conchiglia definitivo che molti aspettavano. Ciao a tutti e bentornati nel canale. Come vediamo ho finalmente ricevuto il Diavola Pro nella seconda revisione, purtroppo con oltre un mese di ritardo, ed ecco spiegato il ritardo di questo video che moltissimi mi avete richiesto. Nel video di oggi quindi ci concentreremo appunto sull'analisi di questa versione 2 ed in particolare poi sulle differenze con la prima versione. Nella mia recensione completa della prima versione avevo infatti riconosciuto tutti i notevoli pregi di questo fornetto, ma anche i diversi difetti, confermati poi successivamente anche da altri clienti e che facevano ovviamente storcere il naso specialmente agli appassionati più esigenti come il sottoscritto. Ed è proprio lì che si focalizzerà il video di oggi, per vedere se appunto l'azienda ha tenuto conto delle critiche costruttive mie e degli altri utenti ed ha apportato delle modifiche. Ma vediamo prima le differenze effettive tra le due versioni e nella seconda parte del video passeremo poi ad analizzare quelli che erano i precedenti difetti della prima versione per vedere appunto cosa effettivamente è migliorato e dove. Sorvoliamo velocemente sull'unboxing e corredo in quanto non abbiamo differenze particolari, viene fornito sempre con il biscotto, mentre nella prima versione si trattava di un sorrento, come potevamo leggere anche dall'incisione. Ora non c'è alcuna incisione sul biscotto, quindi si tratta probabilmente del Casapulla. Si parla sempre di 34 cm di diametro, questa volta però mi è arrivato integro, mentre nella prima versione purtroppo era arrivato crepato. Continuando con l'unboxing abbiamo il solito manuale utente, come vedremo rivisto, ed il nostro fornetto. Ora ho scelto questa bellissima colorazione nero opaco che devo dire preferisco parecchio rispetto al classico rosso lucido. Come ultima cosa vediamo il cavo che, come vedremo successivamente, ha una lunghezza giusta adesso. Anche per quanto riguarda le dimensioni non abbiamo particolari differenze. Abbiamo sempre una camera con diametro di 36 cm, l'unica differenza è che il precedente biscotto sorrento era leggermente più largo, arrivando fino alla circonferenza in metallo. Adesso invece la pietra si ferma leggermente prima. Nella zona posteriore misuriamo 22 cm nella versione 2 contro i 21 cm della prima versione del fornetto. La resistenza della versione 1 misura 28 cm di diametro e 30 cm in tutta la sua lunghezza. La versione 2 invece misura poco più di 29 cm sulla lunghezza, mentre come diametro siamo sui 27 cm, quindi forse un centimetro in meno rispetto alla prima versione. Il fornetto è largo 36,5 cm, profondo 54 ed alto 53 cm. Altra buona notizia della versione 2 è il rialzo della cupola. È stata difatti rialzata di circa un centimetro. Lo vediamo anche con questa misurazione qui davanti, passando da 1,5 cm agli attuali 2,5 cm, quindi la distanza tra pietra e volta passa da 5 a quasi 7 cm e questo dovrebbe garantirci una sicurezza in più per evitare le bruciature del cornicione, quindi ottimo lavoro. Per questo motivo l'azienda ha anche sostituito il supporto rispetto alla versione 1 ovviamente. Nella zona superiore non cambia niente per quel che riguarda i controlli, abbiamo sempre il LED centrale, la regolazione del termostato a sinistra da 0 a 4 e ritroviamo il tanto amato boost per tenere appunto le resistenze sempre attive, mentre a destra continuiamo a trovare il selettore delle resistenze per tenerle entrambe attive oppure soltanto quella superiore o solo quella inferiore. E qui vi lascio anche il dettaglio della temperatura orientativa comunicata dalla Spice per ogni livello di selezione del termostato. Finalmente ora ci troviamo davanti a delle resistenze adeguate alle nostre esigenze, quindi una resistenza superiore da 1400 watt basata sui 220 volt, quella precedente invece era sempre da 1400 watt ma basata sui 230 volt. Se volete un approfondimento andate a rivedere il mio video precedente, mentre la resistenza inferiore è stata poi potenziata da 400 a 600 watt per un totale di 2000 watt, come possiamo notare anche dall'etichetta sulla base del fornetto. Troviamo conferma della potenza erogata anche dalla mia presa smart, la stessa che avevo utilizzato per il Diavola Pro 1, che a pieno regime risultava per un totale di 1620 watt piuttosto che 1800 watt. Ora invece, come vediamo con entrambe le resistenze, abbiamo una potenza totale assorbita di 2081 watt, con il mio impianto elettrico sempre da 223 volt circa, e con la sola resistenza inferiore invece vediamo confermati i 600 watt, mentre attivando la sola resistenza superiore abbiamo ben 1510 watt. Tutto ciò dovrebbe garantire tempi di riscaldamento eccellenti ed aiutare anche per quel che riguarda il recupero della temperatura fra le varie pizze. Questo anche grazie alla griglia ridisegnata. Come vediamo ora c'è meno metallo, il che permette di sprigionare leggermente più calore nella parte bassa
bassa della pietra, anche se, come ho sempre sostenuto, il problema della prima versione dipendeva esclusivamente dalla resistenza superiore, non tanto dalla griglia o dalla resistenza inferiore. Rimango un po' titubante su questa carta stagnola sotto la griglia, utilizzata come copertura per il materassino coibentante, ed è comunque da testare la durata nel tempo di una resistenza da 220 volt piuttosto che i canonici 230 volt. Per quel che riguarda la coibentazione, continua ad essere ottima, come già accennato nel precedente video. Vediamo qui il termometro che segna 500 gradi all'interno del fornetto, mentre la temperatura sulla superficie del fornetto, come vediamo dalle mie rilevazioni, oscilla tra i 35 ed i 55 gradi, a seconda ovviamente di dove lo punto. Considerando che la temperatura ambiente attualmente è di 28 gradi, rimane ovviamente un ottimo risultato. Come al solito, alla prima accensione potrebbero esserci fumi e odori sgradevoli, conviene quindi sempre farlo con finestre aperte. È raccomandato ma non obbligatorio il rodaggio del biscotto, d'altronde come ogni forno, quindi la prima volta che lo accenderete la procedura è la stessa del modello precedente. Lo lascerete riscaldare per 20 cm in ogni posizione del termostato, 1, 2, 3, 4 e boost, e dopo la prima accensione vedremo ovviamente anche uno scurimento della calotta, cosa assolutamente normale con l'acciaio. Ora andiamo a rivedere i vari punti a sfavore che avevo trovato nella prima versione per vedere se appunto sono stati risolti o meno. Partiamo dal prezzo. Purtroppo questo punto a sfavore rimane. Come dicevo anche nel precedente video, è un prodotto che personalmente almeno non pagherei più di 250 euro, perché poi iniziamo a trovare diverse valide alternative. Io difatti l'ho pagato 249 euro in preordine compreso di biscotto, ma al momento, come vedete, bisogna sborsare la bellezza di 270 euro per la versione completa con biscotto e 250 euro per quella senza. Quindi è una valutazione che dovrete fare voi su questo punto, in base anche a quello che spiegherò alla fine del video. Quindi per me rimane un difetto. Il cavo della versione 1 era veramente troppo corto, rendendo difficile la collocazione del fornetto. Ora invece con 1,5 metri di lunghezza non abbiamo più alcun problema, quindi è un problema risolto. Notiamo anche che il manuale ora riporta la corretta procedura di spegnimento e raffreddamento del prodotto, quindi staccare la presa solo quando il raffreddamento attivo si spegne. Nel precedente manuale avevo invece fatto notare come fosse errata la dicitura che evidenzio qui. Il sistema di dissipazione è lo stesso di cui parlavo nel precedente video, e quindi un sistema di dissipazione attivo pull push. Per quanto riguarda le rilevazioni nella versione 2, adesso misuro circa 57 decibel nella parte frontale, quindi il rumore che sentirete quando lo utilizzate, leggermente meglio dei 60 decibel misurati nella prima versione. Misurando invece la parte posteriore arriviamo a 65 decibel circa, quindi esattamente in linea con la prima versione. Quello che cambia con questa versione 2 è che al di sotto di una certa soglia di temperatura le ventole si spengono piuttosto che rimanere sempre accese, ma ovviamente durante l'utilizzo non si spegneranno mai. È una miglioria solo per la fase di raffreddamento. Quindi per molti questo potrebbe rimanere ancora un difetto, che sarebbe risolvibile adattando l'RPM della ventola in base alla temperatura. Niente da dire sui tempi di riscaldamento, è una scheggia. Una volta acceso in 3 minuti siamo già oltre i 100 gradi. Siamo ad oltre 200 in appena 5 minuti, a 300 in 7 minuti ed i 400 si raggiungono in appena 10 minuti. 450 gradi in poco più di 15 minuti ed arriviamo a 500 in 22 minuti. Ottimi anche i tempi di recupero. Apro, 30 secondi, chiudo e dopo 90 secondi già siamo nuovamente a 500 gradi. Finalmente! Quindi anche qui problema risolto. Però per le veraci dovrete spegnere la resistenza inferiore, perché altrimenti brucerete quasi sicuramente la base. Qui vi faccio un esempio con girata della pizza in cottura che impatta ovviamente sulla ripresa della pizza successiva. Inoltre c'è solo la resistenza superiore selezionata ed infatti vediamo che il fornetto fatica a recuperare i 500 gradi. Ci vorranno quindi circa 5 minuti in questo caso, rispetto all'attesa di 1 minuto e mezzo, 2 minuti con entrambe le resistenze attive. Per la contemporanea cerco di infornare sui 380-400 gradi. Come vedete imposto il selettore poco sopra il 3 ed il termometro mi segna 400 gradi. Quindi prima di infornare imposto giusto sotto il 3. Poi una volta infornata la pizza aumento il selettore su posizione 3 oppure tra 3 e 4. Qui vedete il risultato con il mio impasto Biga 100 in 5 ore con idratazione finale dell'80%. La cottura richiede fra i 90 secondi e i 2 minuti.
Qui invece il risultato sempre con un 80%, ma diretto 12 ore. Anche per questo trovate il video nel canale. La temperatura massima della versione 1 era disastrosa. Veniva venduto come un fornetto da 500 gradi ma non lo raggiungeva in alcun modo, quasi mai, se non con enorme fatica, con il 99% degli impianti casalinghi che non raggiungono mai i 230 volt. Ecco la temperatura massima rilevata dopo 75-90 minuti di riscaldamento, per farvi appunto un'idea. Con la versione 2 si cambia totalmente discorso. Dopo appena 25 minuti il termometro misura oltre i 500 gradi e il pirometro lo conferma, ma se lo lasciate andare sempre con boost attivo un altro paio di minuti, il fornetto sfonda facilmente la soglia dei 520 gradi, quindi anche qui promosso a pieni voti. Spice ha mantenuto inalterati gli ottimi materiali di cui parlavo nel primo video, la calotta, le resistenze e la viteria sono sempre in acciaio inox SUS 310S, un acciaio che presenta una grande resistenza alla corrosione dalle alte temperature fino a 1100 gradi. Migliorati notevolmente i sostegni di aggancio della resistenza, ora ci troviamo davanti a una resistenza perfettamente parallela rispetto alla prima versione, dove le piste non erano sempre parallele. Inoltre la resistenza prima toccava la calotta, ed avevamo diversi difetti visivi, quindi delle ammaccature sulla calotta, che adesso non ritroviamo assolutamente, quindi anche qui una prova passata a pieni voti. E direi che possiamo ignorare anche quel che dicevo sulla sonda al centro del forno, avendo infatti un ulteriore spazio adesso fra resistenza e pietra non ci saranno più problemi. L'ultima critica era riferita al fatto che la prima versione era inadatta per la cottura delle veraci. Come dicevo, la versione 1 raramente arrivava a 500 gradi e comunque i 490 gradi si raggiungevano in circa un'ora e più, per non parlare poi dei recuperi lunghissimi, rendendolo quindi di fatto inutilizzabile per quel tipo di pizza. Ora, come abbiamo visto, si raggiungono i 500 gradi in appena 22 minuti ed il tempo di recupero è praticamente il tempo necessario per stendere e condire una pizza. Adesso addirittura dovremmo disattivare la resistenza inferiore, altrimenti la cottura sarà veramente troppo violenta e rischieremo di bruciacchiare la base. Farò comunque dei video dedicati per le pizze, ma non ci sono problemi neanche con le pizze contemporanee e scrocchiarelle. Per quest'ultima, tra l'altro, trovate già un video di approfondimento nel canale. Stata dura, ma siamo finalmente alla fine del video. C'è ancora molto da analizzare e sicuramente ci saranno ancora molte altre prove da fare, ma possiamo sicuramente dire che senza ombra di dubbio questo forno è una scheggia. Arriva immediatamente a temperatura, riesce a fare qualsiasi tipo di pizza, è portatile, è compatto e, come avevo già detto per la prima versione, è sicuramente il fornetto con la migliore qualità costruttiva anche per gli ottimi materiali utilizzati. Spice si è inoltre dimostrata un'azienda attenta alle critiche della prima versione ed ora con questa seconda versione ha risolto praticamente tutti i maggiori difetti, quindi risolto quasi tutto, ma rimane comunque qualche piccolo punto a sfavore. Non mi convince molto la carta stagnola sulla base, che poteva forse essere meglio isolata con un ulteriore strato metallico, ed è da verificare la durata nel tempo della resistenza da 220 volt, ma per il resto adesso è veramente un forno pro a tutti gli effetti. Volendo fare i pignoli, rimangono le mie critiche sulla maniglia, che non era molto comoda rispetto ad esempio a quella anteriore che avevo creato nel mio Spice Caliente modificato, come ad esempio anche la struttura in alluminio che avevo creato è sicuramente da preferire al supporto plastico del Diavola Pro, anche se sarebbe solo in questo caso una scelta estetica e non funzionale, perché in questo caso, come abbiamo visto, l'eccellente coibentazione del Diavola Pro rende sicuro l'utilizzo prolungato del forno anche ad altissime temperature ed anche se ha dei piedi in plastica. Punto dolente rimangono un po' il fattore rumore ed il prezzo, che possono però essere anche dei parametri soggettivi da persona a persona. Per quel che riguarda il prezzo, è sicuramente un ottimo acquisto se riuscite a trovarlo in offerta sotto i 250 euro, ma capisco anche tutti gli utenti possessori della prima versione che avevano sborsato 230 o 250 euro per ritrovarsi in mano un prodotto ormai obsoleto e rimpiazzato dopo circa 6 mesi, con un prodotto molto più performante che sistema tutte le problematiche della prima versione. Nonostante la storica ostilità dell'azienda verso le modifiche, evidentemente hanno cambiato idea. Ad esempio, reputo un'ottima scelta da parte di Spice di venire incontro anche a questi utenti della prima versione, prevedendo 3 diversi kit di modifica che portano il Diavolo Pro 1 praticamente alla versione 2. Il primo è abbastanza inutile per sostituire la resistenza inferiore e vassoio forato. Il secondo invece è molto più utile, che risolve il problema principale della versione 1, quindi ora abbiamo una resistenza superiore adeguata e viene anche fornita la nuova calotta rialzata ed ovviamente anche i nuovi piedini.
piedini. Il kit 3 invece prevede l'upgrade completo. Purtroppo anche qui i prezzi non fanno gola agli utenti scontenti della prima versione. Ma per oggi è veramente tutto. Se siete arrivati fin qui e vi è piaciuto il video, lasciatemi un like e condividetelo. Grazie ancora per la visione e ci vediamo al prossimo video.